Pochi ingredienti consentono di ottenere un polpettone morbido e saporito. Quando arrivi in tavola l'effetto wow è garantito. Comincio facendo cuocere per circa 15 minuti 200 g di spinaci freschi in un giro di olio. Nel boccale del tritatutto metto 400 g di polpa di manzo macinata. Aggiungo 3 fette di prosciutto cotto e 50 g di mollica di pane. Insaporisco con sale e pepe quanto basta. Aggiungo della noce moscata a sentimento e infine unisco un uovo medio, frullo il tutto. Rimuovo l'impasto, mi servirà a breve. Nello stesso boccale metto un ciuffo di prezzemolo, gli spinaci cotti e lasciati intiepidire e insaporisco con sale e pepe quanto basta. Aggiungo un uovo medio, frullo il tutto. Poi unisco 400 g di polpa di manzo macinata e 50 g di mollica di pane, frullo e ottengo un composto uniforme. Poi in un umidito e strizzato per bene un foglio di carta forno, stendo sopra il composto rosa, formo un rettangolo dello spessore di 1 cm, prendo l'impasto verde e sistemo sullo strato rosa, fino a coprirlo completamente. Con l'aiuto della carta da forno arrotolo il polpettone partendo dal lato più lungo, quindi chiudo a caramella. Dispongo sulla teglia da forno, irrodo la base con un giro di olio, irrodo anche la superficie. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 190 gradi per 40 minuti. Nel frattempo ho lessato 500 g di patate, rimuovo la buccia, quindi taglio a tocchetti. Irrodo una pirofila da forno con dell'olio, sistemo le patate. Insaporisco con sale e rosmarino. Irrodo con un altro filino di olio, lascio cuocere in forno per 15 minuti. Trascorso questo tempo sforno il polpettone e rimuovo la carta da forno, affetto il polpettone e servo con le patate arrosto. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, il polpettone bicolore è un'idea perfetta per le feste di Natale e Capodanno, ma va benissimo tutto l'anno. È un'idea semplicissima e originale, farete un figurone, potete prepararlo in largo anticipo e cuocerlo al momento opportuno. Questa variante è sempre molto apprezzata.